Ciao a tutti, quali sono i migliori metodi di studio? È importante imparare a studiare efficacemente, cioè utilizzando meno tempo e per imparare più cose, perché oramai, diciamo, in qualunque attività si voglia fare, è sempre necessario comunque studiare. È necessario studiare a scuola, ovviamente, ma non soltanto a scuola, anche in ogni attività è necessario imparare un metodo di studio. Dobbiamo dire subito che non esistono dei trucchi, dire, per imparare velocemente senza avere impegno. Tutto quello che vogliamo imparare richiedono impegno, tempo e costanza, e soprattutto una caratteristica che è la motivazione. Quando siamo motivati, riusciamo a sviluppare una capacità di concentrazione decisamente superiore. Immaginate nel dover, non so, leggere, studiare un libro che siete motivati, che vi interessa, che vi piace, che è la cosa che proprio serve per voi, e studiare un libro di cui vi frega poco. Se avete tempo a disposizione, un'ora di tempo, o 2 ore, 3 ore, 10 ore, quello che è, nel primo caso renderete molto di più perché metterete un'attenzione, una costanza, un impegno, una concentrazione maggiore. Quindi, però dobbiamo quindi sempre trovarci una motivazione. Se uno va a scuola, la motivazione è quella di imparare delle cose, di restare promosso, di avere la possibilità di trovare un lavoro. Se uno invece lo fa per altri motivi, insomma, ognuno avrà un suo motivo. Anche fosse altro la capacità di crescita personale. Allora, un primo metodo di studio interessante è quello della prelettura. Ho una sorta di lettura veloce in cui prima di iniziare a studiare una qualunque cosa, se noi abbiamo una visione generale di tutta la materia, di tutto il libro, tutta la situazione, poi faremo molto meno fatica ad apprendere i dettagli, quindi è necessario fare una prelettura. La prelettura consiste nel familiarizzarsi con il testo, familiarizzarsi con l'ambiente, quindi questo si può fare anche per materie tecniche, scientifiche, avere un quadro generale della situazione è fondamentale perché passando poi dal generale al particolare ho comunque una visione di insieme. Questo è importante perché se non riesco a creare una visione di insieme avrò difficoltà poi. Quindi, primo punto, prelettura del testo, poi utilizzare dei concetti chiave. Questa tecnica dei concetti chiave è molto importante, vuol dire che io devo fare il focus sui concetti chiave, quindi devo prima individuare dalla lettura, diciamo, dalla prelettura del libro, quali sono i concetti chiave. I concetti chiave sui quali poi innestarsi e costruire l'edificio della conoscenza. I concetti chiave sono, potremmo dire, un po' come le basi, i basamenti della conoscenza, le fondamenta, e poi dalle fondamenta posso risalire a comprendere la struttura del testo, però partendo dai concetti chiave. Sono le fondamenta sul quale edificare il palazzo, diciamo così, del sapere, o di quella materia, di quella conoscenza. Quindi, primo punto, abbiamo detto una prelettura veloce del libro. Secondo punto, definire i concetti chiave. Questo è veramente importante. Poi, trovarsi una motivazione allo studio, questo è importante, ognuno deve trovarsi la sua, una motivazione. Eh, il terzo punto è cercare di semplificare quello che si deve studiare, cioè diciamo questo si può essere fatto attraverso delle mappe mentali, attraverso un riassunto, attraverso comunque cercare di semplificare, provare a spiegare i concetti difficili anche in modo semplice. Quindi questo vuol dire apprendere una cosa, perché se io già inizio a trasformare una certa materia vuol dire che l'ho appresa, vuol dire che l'ho appresa. E quindi farmi delle mappe, dei riassunti
in modo semplice, in modo tale che se dovessi spiegare, ecco, devo immaginare di spiegare la materia che devo spiegare a qualcuno che non ne sa nulla e devo quindi utilizzare dei concetti facili, semplici, che mi facciano capire il più possibile. Ed è lo stesso che devo fare su di me, cioè devo cercare di utilizzare delle parole dirette, delle parole che mi fanno capire appieno qual è, diciamo, l'argomento, qual è il tema. Da lì poi posso approfondire. Quindi, e lavorando in due logiche, la logica top down, cioè partendo dal generale arrivando al particolare, ma poi quando sono arrivato al particolare, analizzo il particolare e salgo fino al generale, secondo una logica bottom up, dal basso verso l'alto. Ecco, questi sistemi sono i modi migliori per studiare bene, efficacemente e raggiungendo quindi gli obiettivi di imparare una materia o quello che è una lezione. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!